visitare Copenaghen, arrivando in camper, proponiamo il camping Absalon. Si trova un po' fuori dal centro, ma è una struttura tranquilla e dotata di servizi molto comodi e curati. Dal campeggio, in bici, si arriva in 5 minuti alla stazione dei treni per prendere l'S-Tog, un treno che ci porterà in centro, caricando nell'apposito vagone anche la nostra bicicletta. Arrivati alla stazione centrale, dove convergono tutti i mezzi di trasporto in città, si arriva in pochi minuti di passeggiata ai luoghi principali di Copenaghen, assolutamente da non perdere. Il Tivoli è un grande parco divertimenti inaugurato nel 1843, quando aveva solo le montagne russe e una giostra di cavalli. Oggi è una delle più importanti attrazioni di tutta la Danimarca. A pochi passi dal Tivoli, l'edificio in mattoni rossi sulla piazza principale di Copenaghen è il municipio, abbellito dalla statua dorata del vescovo Absalon, che fondò la città nel 1167. Dalla piazza del municipio parte lo Stroget, una via pedonale ricca di negozi, caffè e ristoranti. La Danimarca è una nazione molto attenta al design per la casa e la Bang & Olufsen ne è senza dubbio un esempio conosciuto in tutto il mondo. Su un'isoletta circondata dal canale si trova Christiansborg Slot, un grande palazzo reale che oggi ospita il Parlamento danese. Il cortile principale del palazzo, dominato dalla statua di Cristiano IX a cavallo, veniva usato nel 1800 come galoppatoio e ancora oggi viene usato per addestrare i cavalli. Nyhavn è il nuovo porto, su un piccolo canale che si insinua verso il centro della città. Nel 1700 tutto il quartiere era squallido e malfamato, mentre oggi le case sul canale sono state restaurate a colori vivaci. Le bettole sono solo un lontano ricordo, perché oggi alberghi e ristoranti attirano clienti facoltosi da tutto il mondo. Tutta la città si sviluppa su varie isole circondate dai canali e i ponti sono essenziali per accelerare gli spostamenti che avvengono principalmente su 2 ruote. Dal ponte si può ammirare una delle opere recenti più belle della città, il Teatro dell'Opera, che magari lo vedremo più tardi. Alla fine del ponte ci si può fermare per pranzo al Papiroen, acquistando alle bancarelle del cibo danese o internazionale da mangiare sulle panche all'aperto, godendo di una bella giornata di sole. Realizzato nel 2005, questo moderno teatro ha 1800 posti e ben 2 palcoscenici. Viene usato per le opere liriche, ma anche per concerti di musica classica, contemporanea e jazz. Per visitare l'interno del teatro è necessario partecipare ad uno spettacolo.
1971 un gruppo di squatters, dall'inglese occupanti abusivi, occupò una base militare abbandonata di 40 ettari e la dichiarò Stato libero di Cristiania, soggetto a leggi proprie. Il governo acconsentì a questo esperimento sociale e 1 migliaio di persone si sono trasferite qui avviando attività collettive e laboratori artigianali, trasformando le caserme in scuole e abitazioni. Nel 2011 è stato stipulato un accordo con il governo, secondo il quale i residenti del quartiere devono acquistare ufficialmente la zona per 71 milioni di corone, ossia circa 10 milioni di euro. La chiesa del nostro Redentore è del 1600 e al suo interno si può vedere un altare recentemente restaurato e un organo in legno intagliato del 1698 che conta 4.000 canne. Ma questa chiesa è famosa soprattutto per la sua guglia, sulla quale è possibile salire attraverso una scalinata a chiocciola di 400 gradini. Gli ultimi 150 gradini sono esterni e stretti, ma in cima il panorama è davvero fantastico. Amalienborg è un castello del 1669 ed è ancora oggi la residenza della regina Margherita II. Nella piazza del castello, ogni giorno alle 12, si tiene la cerimonia del cambio della guardia. Tanta da giocare che fa il campo. È necessario percorrere tutto il molo, sfidando un vento costante, per raggiungere la statua della Sirenetta, simbolo della città di Copenaghen. Nel 1909 un ricco industriale della birra incaricò uno scultore di realizzare una statua ad immagine della Sirenetta della fiaba di Andersen. La statua fu posta su una roccia e da allora attira i turisti da tutto il mondo per una foto ricordo. Ispirata alla Basilica di San Pietro, la costruzione della Marmorkirche iniziò a metà del 1700, ma a causa dei prezzi proibitivi del marmo fu sospesa per molto tempo e conclusa alla fine del 1800 dopo ben 150 anni. La sua cupola ha un diametro di 30 metri ed è terza per grandezza dopo San Pietro a Roma e St. Paul a Londra. I giardini intorno al castello Rosenborg sono davvero fiabeschi e molto curati e sono il parco pubblico più antico di Copenaghen. Il castello è un altro palazzo reale in città. Costruito nel 1600, veniva usato dai reali come residenza estiva e oggi è un museo ricco di oggetti di grande valore, inclusi i gioielli della corona. In Nord Europa i mercati coperti sono presenti in molte città perché molto utili durante i rigidi inverni e nel mercato di Copenaghen si possono assaggiare una grande varietà di specialità danesi. Lo smørrebrød equivale al nostro panino, ma è una sottile fetta di pane integrale sulla quale vengono messe moltissime combinazioni di cibo, dal salmone alle uova, ma anche gamberetti o fette di roast beef arricchite da salse e verdure, e ce n'è davvero per tutti i gusti.
Diamante Nero è la nuova biblioteca di Copenaghen, un edificio in vetro nero e granito collegato con una passerella al vecchio edificio in mattoni rossi del XIX secolo. La biblioteca ha 21 milioni di volumi, ma ha anche sale per esposizioni, mostre, concerti, un ristorante, un caffè e un museo nazionale della fotografia. Il Cirkelbroen è un ponte circolare che non solo unisce due sponde, ma favorisce l'incontro delle persone che possono fermarsi a socializzare su una delle 5 piattaforme circolari senza intralciare il traffico delle biciclette. Le aste che partono dalle piattaforme simboleggiano gli alberi di una barca. Il National Museet è il Museo nazionale di storia e cultura danese e l'esposizione riguarda tutti i periodi storici, dai resti della preistoria agli utensili dell'età della pietra, dell'età del bronzo e del ferro. Si può vedere una ricca esposizione di armi vichinghe fino alle preziose pietre runiche. La Scandinavia non possiede molti documenti scritti di storia medievale, perché la storia veniva tramandata oralmente. I soli testi esistenti risalgono all'epoca vichinga dell'anno 1000 e sono proprio le scritte sulle pietre runiche, e in tutta la Scandinavia ce ne sono circa 6.000. Oltre a quanto raccontato in questo video, ci sono molti altri luoghi a Copenaghen che vale la pena di visitare, ma questo lo racconteremo nel prossimo episodio.